Welcome, welcome, benvenuti nella casa di Ra a Luxor in Egitto. Io sono Shams o Cinzia, come volete chiamarmi. 30 di maggio, New Moon in Gemelli. Incominciamo l'altro ciclo, finisce il corridoio dell'eclisse. E come l'avete passato questo periodo? Molto movimento, molto intenso, vulcanico direi. e, Tutti siamo in un grande movimento, ma siamo in questo grande movimento che ci spinge sempre di più a fare le nostre scelte, a scegliere ciò che ci rende felice. Semplicemente, come vi dico sempre, basta dire voglio essere felice e cercare di scegliere per fare in modo che la nostra vita sia sempre un po' più in linea con quello che vogliamo, e stando comodi, stando bene, facendo le nostre scelte solo per noi. Bene, oggi come sempre vorrei fare le previsioni segno per segno. Troverete due video perché li dividerò questa volta da Ariete a Vergine e da Bilancia a Pesci. Quindi buon ascolto, spero che troverete le mie indicazioni interessanti. E iniziamo subito con l'Ariete. Cosa porta questa luna in Gemelli al segno dell'Ariete per questo mese? Allora, Ariete vi porta a ritrovare la vostra visione, vi porta a ricentrarvi ed avere veramente davanti come volete fare, dove volete arrivare, qual è il progetto che volete armare, proprio in questo momento dove c'è tanto fuoco e tanti anche stellium di pianeti proprio nel vostro segno. Voi avrete la visione chiara di dove volete arrivare e avrete chiarissimo la strada che dovete intraprendere, il cambio che dovete fare, qual è la strada in cui volete camminare, e avete chiarissimo ciò che dovete lasciare andare, ok? E ciò invece che volete portare con voi, che proprio volete manifestare, no? In questo mese, quindi molto 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 importante. Quindi visione chiara per l'Ariete. E quello che viene chiesto è di lasciare andare tutto quello che è stato nel passato fino ad oggi come perfetto. Mi guardo indietro, vedo tutto quello che è stato e capisco che è stato assolutamente perfetto, che è stato assolutamente come doveva essere per arrivare fino a qua, e ritrovo veramente la mia visione, anche forse in un po' di rigidità, perché dovete portare quella visione, quello che vi chiedono di manifestare in questo mese, Arieti, è qualcosa che dovete veramente portare giù in manifestazione, ma lo dovete anche portare forse anche in una maniera che può sembrare un po' rigida, ma che non lo è, nel senso che ci vuole un grande coraggio, ci vuole un grande... dovete proprio sentire dentro quello che volete portare, ok? E deve essere proprio in corrispondenza con il vostro cuore, e questo vi porterà anche a portare un grande ordine intorno a voi, un grande ordine sotto di voi, come se le vostre radici, le vostre basi, le radici del vostro albero venissero propriamente messe nella terra e venissero veramente manifestate. Allora a quel punto voi avete a disposizione tutto per poter iniziare questo cammino, questa ricerca di questa manifestazione che vi richiede un grande coraggio, vi richiede il coraggio di uscire un po' da quelli che sono i vostri attaccamenti, di lasciare andare tutte le cose, di farlo proprio in un altro modo, di creare qualcosa di innovativo, qualcosa di nuovo, e vi viene chiesto di manifestarlo, di guardarlo in un altro modo, cioè cambierete il modo di proporre, cioè farete qualcosa veramente di diverso da quello che avete fatto fino ad oggi. Quindi è molto importante questo, perché cambierete completamente il vostro modo di manifestare le cose, perché capirete che per manifestare ciò che volete portare giù dovete manifestarlo assolutamente in un altro modo. La vostra visione deve cambiare, il vostro modo di manifestare deve cambiare, il vostro cuore deve essere connesso, anche se
sarà forse un po' rigido il vostro modo di portarlo, sarà rigido ma regale. Ricordatevi che dovete portare il cuore in questo, in quello che dovete manifestare e il progetto che dovete armare in questo momento. Vediamo quali altri messaggi ci sono per l'Ariete. Non lasciatevi prendere da depressioni o tormenti, sempre quel criceto che gira nella testa, lasciatelo libero e datevi il permesso di poter manifestare, di poter parlare proprio a proposito di questo. Ci sono delle grandi novità e ci saranno anche persone che verranno in aiuto con voi, quindi non abbiate paura, non pensate, smettete di pensare che avete dei nemici che vi stanno bloccando, perché siete solo voi che vi state bloccando in questa strada e la strada si apre proprio per voi e manifesterete questo progetto, questa riuscita insieme ad altre persone, quindi sarà un gruppo di persone. Forse dovrete dare un dispiacere a qualcuno, forse qualcuno non sarà contento del vostro cambio, però quello che vi chiedo è per favore sceglietevi. Scegliete quello che è giusto per voi e non bloccatevi, lasciate che quel messaggio, quella manifestazione che dalla vostra gola possa uscire e possa manifestarsi nel mondo, perché tramite la vostra voce voi manifesterete proprio ciò che volete portare nel mondo. Ok? Il vostro progetto lo potete portare solo se vi date quel permesso. Okay. Vediamo quali sono gli aiuti per l'Ariete per passare questa luna. Wow, meraviglia. Amorrà, quindi amore incondizionato. Voi dovete veramente rimanere connessi con quel grande amore che vi contraddistingue. È come se voi doveste uscire fuori da quello che sono un po' le vostre rigidità, portare questo fuoco scoppiettante e invece portare questo fuoco però in grande manifestazione. A quella manifestazione può arrivare solo, ve lo ripeto, se connettete il cuore, soltanto se connettete il vostro cuore. Quindi è molto importante che non dimentichiate di porre l'amore in quello che state portando giù, in quello che state facendo. E vediamo con le carte del Sole e della Luna. Mercurio, guardate, quello che vi dicevo prima, una grande manifestazione che parte proprio dalla vostra voce, questo cambio che vi arriva proprio tramite la comunicazione e quella comunicazione va portata come se fosse un pezzo di oro che si sta sciogliendo, che va portato nel mondo. Con il vostro progetto, quello che volete portare, quello che volete fare, portatelo comunicandolo, ma con un grande amore, ma non verso gli altri, con un grande amore verso voi stessi, l'amore verso di voi. Quindi per favore Arieti, amatevi veramente moltissimo. Grazie Ariete. E andiamo al Toro. Toro, miei amici del Toro, che cosa porterà questa luna in Gemelli per il Toro? Allora, per il Toro c'è una strada che si apre, ma la strada è verso voi stessi. Voi stessi avete in mano la chiave per poter far partire quella macchina. Perché cosa vi chiede questa luna in Gemelli? Questa luna in Gemelli vi chiede di credere in voi stessi, di avere fiducia in chi siete, di veramente portare quell'uovo, come lo chiamo io, dal cielo alla terra, che si unisca intorno a voi per la vostra verità, ma la lealtà verso voi stessi, una grande fede verso voi stessi. Quindi manifestate chi siete, se volete far girare quella chiave in quella meravigliosa macchina che vi sta aspettando sotto casa e possa partire. C'è una ricerca per il Toro, una ricerca per un grande coraggio che deve avere
per uscire dalla sua zona comfort e fare partire di nuovo, ve lo dico, quel progetto, quella macchina. Quella macchina è giù che vi aspetta, quella macchina parte velocissima per dove volete andare in questo mese dei gemelli, ma dovete darvi il permesso di uscire dalla comfort zone, di avere il coraggio di manifestare, il coraggio di rischiare per trovare, esattamente, meraviglia, le amo, le mie bambine le amo, scusatemi, e per manifestare chi siete, per manifestare il vostro progetto, perché voi sapete qual è il vostro desiderio, volete andare, perché state trattenendo, perché non volete rendervi felici, rendervi liberi, siete venuti qui come anime proprio per fare questo lavoro, per rendervi liberi da tutte quelle catene che vi siete messe nel tempo, liberatevi e seguite, tagliate quelle corde con questo coltello, tagliatele e seguite dove volete arrivare e non abbiate paura, perché il coraggio ce l'avete, non siete dei cacasotto, scusate la parola, ma è quello che mi viene da dirvi e chi mi conosce lo sa come sono, e cambierete proprio un modo di guardarvi dentro il cuore. Dovete proprio avere il coraggio di cambiare visione del vostro cuore, cambiare visione di voi stessi, di accettarvi così come siete. Vado bene così come sono, non devo fare altro che accettarmi così come sono, e a quel punto mi si apre la strada, perché io accetto il mio cuore, mi perdono e quel bambino che ho dentro lo guardo, lo amo, lo abbraccio e gli dico vai bene così, non c'è nient'altro da fare. Quel cuore che tanto tenete bloccato, apritelo, lasciate che quel cuore possa uscire, lasciate che quell'amore si possa manifestare intorno a voi, scegliete dal cuore, scegliete ciò che vi fa felici. Questa è la cosa più importante. Vediamo quali altri messaggi ci sono per il toro. Toro, cuore. Questa luna vi chiede cuore, tanto tanto cuore, di guardare quel cuore da un'altra angolazione e di lasciarlo libero, libero di essere ciò che è. Guarda, c'è un messaggio di grande riuscita che arriva per voi, come proprio se voi doveste aprire quelle finestre, quelle porte e lasciare che tutta l'aria possa entrare veramente da voi. C'è una riuscita che arriva per voi e metterà in contatto con quell'amore di quel bambino, quella delicatezza che avete dentro, che tanto tenete nascosta, che tanto proteggete, proprio per un grande amore. C'è un desiderio d'amore che voi avete e veramente dovete manifestarlo e fare questo cambio e smettere di essere prigionieri, smettere di trovare queste scuse, di non liberarvi da persone che vi tengono bloccate. Quindi dovete avere il coraggio di tagliare quelle corde, ve lo ripeto, e di liberarvi, perché solo così voi trovate la scusa di queste persone che vi tengono prigioniere, ma siete voi che comunque state lottando contro voi stessi. Quindi avete quella possibilità di avere una grande riuscita e di veramente aprire una porta e lasciare che tutti i rimpianti, che tutti i tormenti possono essere solo ricordi. Quindi questo mese, Toro, voi avete una grande chance nelle vostre mani, quindi non dimenticatevi il vostro corazon, e vediamo quali sono invece gli aiuti per il Toro con le mie bambine egizie. Matta, la verità, il balance, qui c'è bisogno di portare balance. Matta è la dea della giustizia, l'ordine cosmico dal cielo alla terra. Quello che viene chiesto è esattamente quello di portare un ordine, che sia un ordine dal cielo alle vostre radici, che tutto sia tramite il cosmo, alle vostre radici, sia tutto in ordine, e vi chiede una grande verità, veramente, vi chiede di essere onesti, ma onesti non con nessun altro, con voi stessi, e di portare proprio tramite quel cuore, di aprirlo e di portare quel cuore fuori. Anche Matti chiede di usare quel cuore, lei apre le sue ali e tramite quel cuore, quella piuma leggerissima che apre a misurare il vostro cuore, e vi apre la nuova visione. Quindi lasciate che Matti vi aiuti, cammini con voi,
e possa aprire con le sue ali e possa portare quell'ordine che è un ordine solo da portare dentro il vostro cuore, ricordate. Vediamo con le carte del Sole e della Luna. Sa che è uscito da solo, vedete? Un nuovo inizio, ma meraviglioso, meraviglioso come le amo, guardate. Mate vi chiede di portare dal cielo alla terra, di aprire il vostro cuore e di portare proprio la luce al vostro cuore intorno a voi, e le carte del Sole vi dicono che c'è un nuovo inizio. Quindi in questo mese voi avete veramente la possibilità di poter iniziare qualcosa di nuovo, di poter darvi la possibilità di farlo in una maniera diversa. Quindi per favore, Toro, uscite dalla vostra rigidità e meravigliosi, sapete che sono Scorpione, voi siete dall'altra mia parte, quindi manifestate questo cuore, vi stiamo aspettando. Grazie. Gemelli. Per i gemelli cosa porta questa luna in gemelli? Per i gemelli sembra uno scioglilingua. C'è una nuova strada che si apre, ma per portare un equilibrio. Ci sono delle basi che sono state messe che non sono sicure, quindi avete bisogno di riportare quelle basi ben giù e di rimetterle a posto e di riportare ordine, tutto l'ordine intorno a voi, di non lasciarvi prendere da quelli che sono le cose esteriori, le cose che vi dicono quando siete bravi, vi salite, fate, andate, così crescete, perché se non mettiamo le basi, se non portiamo giù e manifestiamo sulla terra, noi non possiamo andare oltre, ricordatevi. Questo per qualsiasi cosa, per il materiale, ma anche per lo spirituale. Se non siamo collegati alla terra non possiamo salire e ricevere i messaggi per noi. Grande ordine di nuovo mi dicono da Gemelli, riportate ordine, quelle basi che avete messo non sono sicure, non sono in balance, non sono in equilibrio, quindi vanno riportate tutte in equilibrio, ok? Va rimesso ordine sotto per poter salire, va cambiato modo di vedere le cose e c'è un grande cambio che vi sta aspettando, proprio tutto questo riequilibrio che vi chiede questa luna in gemelli è proprio perché c'è bisogno di ritrovare chi siete, c'è bisogno di riscoprire chi siete e di ritrovare i vostri doni, di portare ciò che voi già conoscete, quella conoscenza antica che la vostra anima ha, da riportare qui, adesso, nella vostra vita di tutti i giorni, perché vi serve nel vostro quotidiano, nelle vostre piccole cose che fate tutti i giorni. Non è che dovete fare delle imprese apocalittiche, non dovete diventare guru, non dovete diventare niente di tutto questo, dovete essere voi stessi, respirare e stare nella vostra vita e essere felici nella vostra vita. Quindi vi chiedono un grande riequilibrio, di guardare le cose diversamente, di fare un grande taglio e lasciare andare il passato per trovare chi siete ora, di portare qui nel mondo la vostra conoscenza tramite un grande amore che voi avete dentro, tramite il vostro grande cuore meraviglioso e mostrando chi siete. Io mostro chi sono, mi do il permesso di mostrarmi chi sono tramite il mio cuore, mi perdono, va tutto bene così, quello che ho fatto fino ad oggi va bene e così è, così sia, vado bene così, non devo fare niente, ok? E non è un perdono, non è un buonismo, mi accetto, semplicemente accettatevi e mostrate chi siete affinché quei progetti che avete veramente possono essere manifestati nel mondo molto anche con una grande forza, ok? Ma ricordatevi che anche per voi è cuore, non dimenticatevi che quei progetti vanno sempre creati dal cuore, da ciò che veramente voi volete, da ciò che la vostra anima vi chiede, perché siete qua per portare qualcosa che rende felici voi, non deve rendere felici nessun altro, solo voi stessi. Questo è assolutamente importante. Voi sapete che cosa dovete fare per voi e tutto il resto intorno a voi sarà un susseguirsi, ok? Vediamo quali altri messaggi per i gemelli.
Dovete essere più tranquilli a casa vostra, dovete non litigare a casa vostra, dovete cercare di portare armonia a casa vostra e lasciare andare quella depressione, quel non sentirvi nel posto giusto e non aver fatto quello che dovete fare, perché c'è un grande amore, dovete portare perdono in tutto questo, perché avete molte cose da risistemare, perché voi stessi state veramente come bloccando la vostra strada, quindi lasciate andare e non fatevi prendere da tutto quello che, tutti i rimpianti, quindi è come se voi doveste fare, gemelli, una grandissima pulizia, dovete proprio una grande pulizia intorno a voi, dovete pulire anche da tante persone che non sono sincere con voi, tante persone che vi stanno comunque trattenendo, dovete liberare tutte queste corde, non rimanete in quella situazione, perché se riuscite a fare questa pulizia che vi dico, voi riuscite veramente a ritrovarvi e anche ad avere una relazione sana nella vostra vita. E dovete veramente, quello che mi arriva per voi è che c'è un grande ripulisco che dovete fare, un grande cleaning che dovete fare dentro di voi, intorno a voi, nel vostro lavoro per portare questo ordine. Viene richiesto una grande come spazio, come se voi doveste veramente buttare fuori tutti, per un momento buttate fuori tutti, lasciateli tutti andare e rimanete solo voi. E poi decidete chi entra nei vostri spazi, vicino a voi. Lo decidete dopo, ok? Ma adesso mandateli tutti fuori, tutto fuori, fate silenzio intorno a voi. C'è bisogno di pulire, c'è bisogno di darvi di nuovo la possibilità di poter creare di nuovo il vostro spazio in armonia con chi siete ora, perché non siete più quelli che eravate prima, ok? Vediamo con le mie bambine cosa vi dicono. Guardate che bello Consum, le energie lunari. E Consu è il dio della luna, quindi l'angelo femminile, la grande tenerezza e la grande sensibilità, metterci in contatto con una sensibilità che va oltre. Questo dio è meraviglioso perché lui è bambino, è vecchio, è giovane, ha tutte le età, quindi voi potete essere chi volete essere, in contatto veramente con questa grande tenerezza, in contatto veramente con il tempo, diciamo assolutamente in questo tempo che è divino, che è sacro, dovete sentire questa sacralità di questo tempo. In questo momento in Gemelli quello che vi viene chiesto è proprio un grande cambio, ma per portare veramente qualcosa di sacro dentro la vostra vita. È ora veramente di portare questi misteri della luna dentro di voi, molto molto importante questo. Questa grande pulizia che vi viene chiesta veramente è una pulizia che porta veramente una grande liberazione a voi, quindi è come se fosse un grande blessing, una grande benedizione, quindi non vedetela come qualcosa di oddio cosa devo fare, no, è il momento che io posso fare questo, no? Andiamo con le carte del sole e della luna, il mago, vedete? Voi avete la possibilità di creare, voi avete la possibilità tramite questa grande sensibilità che avete della luna di poter creare dentro di voi e intorno a voi proprio quello che volete nella vostra vita, quindi datevi questa chance. È un momento molto importante per voi, lo sento veramente fortissimo quello che mi arriva, un momento importantissimo per poter creare tutto questo, molto importante. Grazie gemelli. Cancro, i miei amici cancro. Cosa porta questa luna per il cancro? Questa luna per il cancro porta l'apertura di una nuova strada, un grandissimo cambio che vi porta alla vostra verità, che vi porta a manifestare veramente chi siete, a ritrovare
ciò che è giusto per voi, soltanto per voi, come se doveste tagliare con tutto quello che avete e sentite che cos'è giusto per voi, quindi leali verso voi stessi. È una grande responsabilità che vi viene chiesta, un cambio grande, veramente, ma dovete veramente fidarvi di voi stessi in questo mese, in questa luna in gemelli, e proprio quello che vi dicono è tutto quello che tu conosci, tutto quello che la tua anima porta, incarnazione su incarnazione, qui adesso, è nelle tue mani, lo puoi manifestare nella tua vita, puoi mostrarti per quello che sei, veramente con quella conoscenza e anche quel grande portamento che tu hai, cioè farlo proprio in una maniera in cui siete consci di quello che voi portate e avete a disposizione tutto quello che vi serve. Dovete solo aspettare i segnali, dovete solo avere il tempo che le cose si mostrino davanti a voi, ok? E arrivare veramente a quello che è il vostro progetto, arrivare veramente a dove volete andare, arrivare veramente a mostrare chi siete, quella persona veramente che c'è dentro, quell'anima che viene fuori tramite quel corpo, in quel corpo, e si mostra, no? Quell'unione tra quello spirito e quell'umano, quel corpo che avete, che vuole manifestarsi con tutto quello che già sa, con tutto quello che è giusto, senza avere recriminazioni di ciò che farà. Nessuno le può dire se è giusto o sbagliato, perché voi quello che fate lo fate per il vostro bene, scusate, c'è un moschito, per il vostro bene. Quindi sappiate muovervi nel modo giusto, perché solo in questo modo voi potrete manifestare veramente chi siete, ok? E vi è richiesto per fare questo un cambio grandissimo, lasciando andare tutto quello che è stato nel vostro passato e seguendo una nuova strada che porta una nuova armonia nella vostra vita. Quindi quello che mi viene Cancro è nuova armonia nella mia vita, ricreo, ricordate questa parola, ristabilisco l'armonia nella mia vita, per quello che sono oggi, per quello che veramente voglio, per quello che sono venuto a manifestare qui e ora, ok? Mi raccomando, questo è molto molto importante. Andiamo qua ad altri messaggi per il Cancro. Incontrerete persone, penso che siano 3, che portano una maschera, che vi renderete conto di quanto siano non sinceri con voi, di quanto non abbiano mostrato veramente il loro vero volto, e voi riuscirete in questo mese a scoprirlo. Però c'è anche un grande messaggio di un grande amore verso di voi, e scoprirete proprio che potrete ricevere un grande amore nella vostra vita, e che siete solo voi che non ve lo siete permesso, ma che in questo mese è come se scopriste che quel cambio è possibile, ed è veramente molto bello. Ci sarà proprio una grande apertura di cuore, e tutta quella prigionia che fino ad oggi vi siete legati, siete sottostati a certe leggi perché pensavate di perdere qualcosa, pensavate che questo non poteva essere manifestato per la paura di perdere, rimanevate legati a delle corde. Invece oggi vi rendete conto che dovete tagliare, che dovete avere il coraggio di uscire, e che quel bambino che tanto piange dentro di voi non ha più bisogno di piangere, perché voi aprite le porte proprio a una grande armonia e a un amore che arriva proprio per voi. Quindi il cambio arriva affinché voi vi rimettiate in contatto con quella grande sensibilità che avete dentro di voi e che è sempre stata lì, e la possiate manifestare per rendervi liberi da tutto. Vediamo gli aiuti per il Cancro. Anche per voi la Dea Mata, quindi grande ordine cosmico dal cielo alla terra. Per voi questo è proprio: mi libero da quello che io ho creduto di voler tenere bloccato nel mio passato, perché pensavo che di non poter staccare quelle corde. Invece oggi stacco quelle corde e semplicemente sono leggero come la piuma che Mars porta sopra la testa, e porto quel cuore e mi permetto
di portare intorno a me quella luce, mi permetto di portare ordine e armonia tra la mia anima e il mio corpo, tra quello che sono venuta a fare qui, tra il cielo e la terra, riporto quell'armonia. Questo è molto importante per voi in questo momento. Andiamo con le carte del sole e della luna. Guardate un po' il rifiuto. Qui c'è da lavorare proprio su quanto voi vi sentiate rifiutati, quando voi rifiutate voi stessi, di quanto voi rifiutate. Invece qui Matt vi chiede con quella piuma di accogliervi, con quel cuore vi chiede di accogliervi. Se voi vi accogliete, nessuno vi potrà mai rifiutare, perché se io mi accetto così come sono, nessuno mi potrà mai più rifiutare. Vado bene così, grande accoglienza. E porto armonia, porto balance con Matt che mi aiuta in quei rifiuti che mi arrivano dalle altre vite, che mi arrivano dalla mia infanzia, che mi arrivano da tante situazioni che ho vissuto nella mia vita. Invece mi accolgo me stesso così come sono, vado bene così come sono. Questo è molto importante per voi, ricordatevi queste due carte per favore, questi due aiuti. E sono uscite 3 carte per voi, sono, come dico io, saltate fuori da sole, quindi non posso non dirvele, e quello che vi viene chiesto è proprio questo, di cambiare il modo di vedere le cose, Cancro, di vedere le cose da un'altra angolazione, di affidarvi totalmente, tagliare tutte le corde che avete, di affidarvi, come vi dico sempre, vi affido all'universo, mi affido totalmente all'universo e inizio il mio viaggio. Un nuovo viaggio inizia per voi, ma solo se tagliate le corde e guardate le cose da un altro punto di vista. Grazie Cancro. E ora Lion, i miei leonessi, i miei leoncini. Vediamo che cosa porta questa luna in Cancro per i miei leoni. Wow. Questa luna in Cancro vi chiede un cambio totale, proprio di taglio, veramente di fare un taglio con tutto quello che è stata la vita fino a questo momento e di darvi il permesso di riscrivere un nuovo capitolo. Faccio un cambio, riscrivo il nuovo capitolo e mi permetto di iniziare un nuovo viaggio, vi permetto di iniziare, ma non dovete iniziare da capo, voi avete già tutto a disposizione, ma mi do il permesso di andare a rivedere, di andare a rincontrare ciò che è giusto per me. Questo è ricominciare, non è ricomincio da capo, oddio, devo ricominciare, no, non lamentatevi, è semplicemente mi permetto di rincontrare le cose e magari guardarle in un altro modo, no? Perché fino a questo momento magari le ho sempre guardate in quel modo lì. Invece le incontro, lascio che la loro essenza possa parlarmi, posso vedere che cosa è consono con me e posso camminare in quella strada. E quello che vi è richiesto è veramente un grande amore, dovete portare il vostro cuore e liberare il vostro cuore, rendervi liberi, affidarvi veramente su questa strada. Abbiate fiducia in voi stessi su questa strada, perché in quella strada voi ritroverete veramente il focus di quello che voi volete creare, dove volete andare e sarete anche molto veloci, avrete quella grande forza che vi porterà a manifestare i vostri progetti. C'è una grande possibilità per voi leoni, una grande possibilità tramite quel cuore veramente di rendervi liberi, di finalmente fare le cose come voi volete, come voi pensate, come voi sapete che vanno fatte. Nessun altro lo sa, lo sapete solo voi, ricordatevi, ok? E mi accorgo di essere su quella soglia, io mi accorgo di essere lì, che sto per entrare nel mio carro, nella mia macchina, che sta per partire velocemente, in quella strada che veramente si manifesta velocemente e in quella strada porto l'equilibrio che il mio cuore mi detta, perché solo il vostro cuore vi potrà dettare la strada giusta e le scelte giuste da fare con questa luna in gemelli, ricordatevi. Okay? Vediamo quali altri messaggi per il Lion.
leggerezza, una grandissima leggerezza per poter camminare nella nuova strada. Quindi imparate proprio ad essere leggeri, a non appesantirvi, leoni, non siate pesanti, lasciate che le cose si manifestino e avete proprio una grande leggerezza e una grande riuscita che arriva, e troverete anche una persona di un certo livello che vi aiuterà, vi darà i consigli giusti proprio per quello che volete fare. Quindi non fermatevi, non sentitevi prigionieri di nessuno. Quella persona è una persona che vi darà consigli per fare quello che voi è giusto fare, ok? Quindi non sentitevi bloccati, dovete fare quello che vuole quella persona, voi avete in mano la soluzione, quella persona ve lo indicherà semplicemente, ok? E proprio avete veramente una grande riuscita, quindi non fatevi prendere dallo sconforto che non ce la fate, che poi andrà male, siate assolutamente super positivi perché voi avete proprio la riuscita e dovete proprio smettere di lottare contro voi stessi. Qui se c'è qualcuno che sta bloccando siete voi state bloccando quella strada perché vi si mostrerà in questo mese dei gemelli una nuova strada, ok? Una strada da camminare, quindi camminate su quella strada e non bloccate già che no, datevi questa chance, per favore, datevela questa chance, credete in chi siete, credete in voi stessi, solo in questo modo tutto questo si potrà manifestare, avete una grande 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 possibilità, veramente, sceglietevi, leoni. E vediamo gli aiuti. Ragazzi, guardate, l'aiuto è che pera, la rinascita, quindi io rinasco, il ciclo, il scarabeo che dalla terra sale verso il sole per rinascere, ok? E proprio il guardiano planetario è come se facesse questo scarabeo, fa come una danza per salire. Quindi andate con voi stessi, andate con la vostra energia, sentitela dentro di voi quell'energia e lasciatela veramente salire e abbracciate quel sole, mettete le ali, vedete questo scarabeo mette le ali per abbracciare il sole, quindi datevi la possibilità di avere quelle ali per poter rinascere, quindi rinascita, leoni, ok? Vediamo le carte del sole e della luna. Qual è l'aiuto? Guardate, anche per voi è un nuovo inizio, quindi avete la rinascita per creare un nuovo inizio, per ricreare qualcosa di nuovo che è consono con voi stessi nella vostra vita. Questa luna in gemelli vi aiuta a ricreare questo nuovo cammino. Rinasco per ricominciare, ma non ricominciate da capo, ve lo ripeto di nuovo, non ricominciate da capo, voi semplicemente avete tutto a disposizione per poter incontrare di nuovo nella vostra vita. Grazie leoni. E ora andiamo alle Vergini, Virgo, le mie amate Vergini, loro sanno chi sono, quanto le amo, ma vi amo tutti. Sapete che io vi amo tutti. Questa Vergine con la luna in gemelli. La luna in gemelli vi chiede di andare verso il vostro sogno e di mostrare chi siete per raggiungere quel grande dream che avete dentro, che voi volete portare nella vostra vita, che la vostra anima vuole manifestare. Dovete mostrare chi siete, solo mostrando chi siete voi potrete arrivare a quel sogno. Solo in questo modo, ricordatevi, ok? Che per voi c'è un grande taglio, una grandissima chiamata che vi arriva, una grande chiamata per camminare proprio su una nuova strada. Questa chiamata è per riportare un grande equilibrio. Quindi io riporto le mie basi in armonia,
affinché io possa veramente trovare quella strada che mi sta, quella chiamata che mi sta arrivando, posso capire che chiamata è, perché in questo momento non lo sto capendo qual è la chiamata, mi devo fermare, mi devo centrare, devo riportare quelle basi in ordine, allora a quel punto io decido di camminare, ok? E, e vado verso quella chiamata e riporto ordine ehm, ci sono delle strade che si aprono verso di voi, ci sono diverse chance che si aprono davanti a voi, ok? Ma quelle strade vi chiederanno di prendere una decisione, quelle strade vi chiederanno di fare un cambio, ok? Un cambio che vi porta ad aprire il cuore. Questa luna in Gemelle direi che parla molto di cuore, no? Un po' a tutti, assolutamente. E quel cambio sarà solo in quel modo, vergini. E dovete proprio affidarvi a chi siete, mi affido a chi sono, assolutamente. E, solo fidandomi di me stesso e solo fidandomi della nuova visione che ho di me potrò portare quel cambiamento, potrò rendermi libero, vergini. Voi vi renderete libero solo se vi affiderete a chi siete, vi affiderete a quella visione che avete di voi e taglierete tutte quelle corde che vi tengono ancora prigionieri, che vi tengono lì bloccati. Rendetevi libero, fluite come se doveste nuotare nel mare, lasciatevi liberi di essere, ok? E vediamo gli altri messaggi per la Vergine. Altri messaggi per la Vergine con questa luna in Gemelli. C'è un grande cambio, un cambio dove scoprirete molte cose segrete che avete tenuto occultate a voi stessi. Scoprirete che ci sono persone che stanno tenendovi in ostaggio, ok? E che in qualche modo voi gli date la possibilità di mettervi come in depressione, di mettervi come in un mood down, ok? Mentre voi avete la possibilità di avere una grande riuscita, di fare questo cambio, se riuscite a capire queste persone che vi danno questa possibilità, vi mettono in questo mood, no? Di mettervi così in depression, voi avete la possibilità proprio di uscire, di trovare invece qual è veramente la vostra strada, di trovare veramente anche un'affinità con una persona con cui starete molto bene e di essere veramente leggeri e di mostrare veramente la persona che siete. Quindi non fatevi prendere da nessuna promessa, vi promettono qualcosa, la luna nel pozzo, no, perché voi sapete che cosa volete, sapete cosa volete manifestare, solo voi lo sapete perfettamente e lasciate veramente andare e state nell'allegria, state nella felicità, uscite, divertitevi, non c'è nessun nemico, nessuno che vi blocca, siete semplicemente voi con i vostri rimpianti, quindi dovete anche voi fare una grande pulizia intorno a voi e rendervi liberi di essere esattamente chi siete, ok? Molto molto importante questo. Vediamo quali sono gli aiuti per la Vergine. Che per voi c'è una grande rinascita, vedete? La Vergine deve veramente in questo momento smettere di tenersi prigioniera, smettere di bloccarsi e darsi la possibilità di rinascere, darsi la possibilità di aprire quelle ali, perché voi Vergini siete meravigliosi, avete tantissime cose, avete tantissima conoscenza, sapete organizzare, sapete fare 3000 cose. Quindi datevi questa possibilità che tutto questo possa veramente manifestarsi, ok? E vediamo con le carte del Sole e della Luna. E tutta questa rinascita passa solo se fate un silenzio. Deve essere fatto un grande silenzio interiore, deve essere fatto un grande silenzio. Quindi io rinasco, apro le mie ali, vado verso il sole, mi permetto di rinascere, mi permetto di danzare con il sole in un grande silenzio interiore dove solo io posso manifestare chi sono.
solo io potrò ricevere quel messaggio di ciò che devo fare. Quindi, vergini, seguite questa rinascita, ma in un grande silenzio, come se la sacralità di questa rinascita debba essere onorata. Grazie vergini e grazie di avermi ascoltato per la prima parte e a presto. Un bacio dalla casa di là.